Era la notte tra il 10 e l'11 marzo del 2019, quando il silenzio dell'oceano venne squarciato da un bagliore improvviso. Al largo della costa francese, la nave italiana Grande America prese fuoco, illuminando tragicamente le acque buie dell'Atlantico. Trasportava migliaia di veicoli di lusso e container con merci pericolose, un carico prezioso destinato a non raggiungere mai la propria meta. La MV Grande America fu costruita nel 1997 da Fincantieri, uno dei più rinomati cantieri navali italiani. Questa imbarcazione incarnava l'eccellenza tecnica e la robustezza necessarie per affrontare le sfide del mare aperto. Con una lunghezza totale di 213 metri e una larghezza di 32 metri, la Grande America si presentava come un gigante, la cui imponente struttura in acciaio era progettata per garantire stabilità e sicurezza. L'immersione, che si attestava intorno ai 12 metri, era fondamentale per assicurare la massima stabilità durante il trasporto di carichi estremamente vari e ingenti. Questa nave multipurpose RO-RO era stata specificamente pensata per il trasporto di veicoli e container. Dotata di 2 potenti motori e di 2 eliche a passo variabile, era in grado di compiere manovre complesse e di navigare in acque spesso imprevedibili con efficienza e precisione. Registrata con bandiera italiana e identificata con l'IMO 9.103.937, la Grande America rappresentava un simbolo di affidabilità nel mondo del trasporto marittimo. Quando la Grande America salpò da Amburgo l'8 marzo 2019, trasportava un carico eccezionale, 2.184 veicoli e 365 container, alcuni dei quali contenenti merci pericolose. Tra questi veicoli si distinguevano 37 Porsche destinate al mercato sudamericano, per un valore complessivo superiore ai 10 milioni di dollari. Questo prezioso lotto includeva modelli iconici come la prestigiosa Porsche 911 GT2 RS, insieme alle Porsche 718 Cayman, Boxster e Cayenne. Ogni dettaglio, dalla distribuzione degli spazi interni alla capacità di carico, era stato studiato per massimizzare la funzionalità e garantire operazioni sicure anche nelle condizioni più estreme. In sintesi, il MV Grande America non era solo un mezzo di trasporto, ma un esempio straordinario di ingegneria navale, in grado di unire prestazioni elevate e resistenza, rappresentando il punto di riferimento per il trasporto globale di merci. La rotta tracciata vedeva Casablanca come destinazione finale, un viaggio attraverso le acque turbolente del Nord Atlantico, note per la loro imprevedibilità. Durante il tragitto, il comandante e il suo equipaggio, composto da 26 professionisti, affiancati da un solo passeggero, si affidavano a procedure di sicurezza rigorose e a una costante comunicazione con i centri di coordinamento marittimo, sia italiani che francesi. Questi protocolli erano studiati per garantire che, in ogni fase del viaggio, la sicurezza della nave e del suo prezioso carico fossero al primo posto. Nonostante la meticolosa pianificazione e la stretta aderenza alle norme di sicurezza, il mare, con la sua natura indomabile, si preannunciava come un avversario, sempre pronto a cambiare le regole del gioco. Ogni trasmissione radio, ogni aggiornamento meteo, era un monito a non abbassare la guardia, poiché anche le acque più ben conosciute possono celare insidie e imprevisti fatali. Alle 16:10 del 10 marzo, mentre la nave attraversava le acque agitate dell'Atlantico a circa 250 miglia da Cap Finisterre, una scintilla fatale scatenò improvvisamente un incendio devastante nel garage del Ponte 2. L'allarme scattò immediatamente. Il capitano ordinò alla squadra antincendio, guidata dal primo ufficiale, di intervenire con estintori e sistemi antincendio a base d'acqua. Tuttavia, i materiali altamente infiammabili resero vano ogni tentativo di controllo. In quel frangente, il capitano ordinò con fermezza l'attivazione della squadra antincendio. 4 membri, coordinati dal primo ufficiale, si precipitavano verso il luogo dell'origine dell'incendio, armati di estintori a polvere e pronti ad utilizzare il sistema ad acqua per cercare di domare le fiamme. Nonostante i loro sforzi, il fuoco, alimentato dalla presenza di materiali altamente infiammabili, continuava a diffondersi in maniera implacabile. Intorno alle 17, una nuova minaccia si fece strada tra i container. Una sottile coltre di fumo bianco e piccole fiamme era visibile tra le merci sul weather deck. Questa seconda ondata d'incendio, probabilmente innescata da una reazione chimica o da un accumulo di calore residuo, fece tremare ulteriormente l'equipaggio.
Il capitano, consapevole della gravità della situazione, ordinò il rilascio di ulteriore CO2 per tentare di soffocare le fiamme e limitare la propagazione dell'incendio. Nonostante tutte le misure adottate, le condizioni si aggravarono. Le comunicazioni a bordo divennero un turbinio di ordini e aggiornamenti. Ogni messaggio trasmesso via VHF trasmetteva l'urgenza di una crisi che stava rapidamente sfuggendo al controllo. Con l'oscurità della notte che si faceva sempre più profonda e il fuoco che non accennava a cedere, intorno alle 2 del giorno seguente, il capitano prese la decisione più difficile: ordinare l'abbandono della nave. In quell'istante, in un crescendo di tensione, il protocollo di emergenza fu attivato. Le procedure di evacuazione vennero messe in atto con rapidità. Ogni membro dell'equipaggio, insieme all'unico passeggero, si diresse verso la piccola scialuppa, consapevole che ogni secondo poteva significare la differenza tra la vita e la morte. Mentre il fuoco continuava a dilagare e il fumo denso offuscava ogni visione, la Grande America, ormai segnata dalla devastazione, si preparava ad affrontare il suo triste destino. Questa sequenza di eventi, scandita da ordini disperati, sforzi eroici e l'ineluttabile avanzata delle fiamme, rappresenta la drammatica evoluzione di una crisi che ha trasformato una routine di navigazione in una battaglia contro il tempo e contro la furia indomabile del mare. Nel cuore della notte, la situazione a bordo della Grande America raggiungeva un punto di non ritorno. Il fuoco, ormai inarrestabile, aveva iniziato a consumare non solo il garage del Ponte 2, ma si era propagato in modo incontrollabile, avvolgendo container e strutture vitali. La nave cominciava a inclinarsi in modo preoccupante, segno inequivocabile che la stabilità era ormai compromessa. In quel momento, il capitano si rese conto che non c'era altra scelta. Con il cuore pesante, ordinò l'abbandono immediato della nave. Il momento critico si consolidava in un crescendo di tensione. La Grande America, lacerata dal fuoco e inarrestabilmente inclinata, sembrava destinata a soccombere alle forze incombenti del mare. Mentre la nave continuava a sbandare, le ultime immagini dei volti tesi degli uomini, illuminati solo dalla luce intermittente delle fiamme, rimanevano impresse come simbolo della lotta disperata contro un destino segnato. Con il caos che imperversa a bordo della Grande America, l'azione non poteva attendere. In un battito d'ali internazionale, il Centro di Coordinamento Marittimo Italiano, con sede a Roma, e il MRCC di Brest si attivarono immediatamente, scambiandosi aggiornamenti critici per coordinare una risposta d'emergenza globale. La prima risposta arrivò dalla fregata britannica HMS Argyll. Avvistata alle 23 del 10 marzo, la Argyll si diresse rapidamente verso la nave in difficoltà. Attraverso comunicazioni via VHF, l'equipaggio della Grande America trasmise lo stato critico della situazione: fumo denso, fiamme che divampano e il disperato ordine di abbandono. La cronologia dei rapporti, trasmessa dalla Argyll, racconta ogni dettaglio, dagli avvistamenti iniziali alla conferma dell'identificazione del vascello, fino all'ultimo, decisivo ordine di salvataggio. Mentre la HMS Argyll si avvicinava, le autorità francesi non restavano inattive. Il CROSS, il Centro Operativo Regionale per il Soccorso e la Sorveglianza ETEL, venne attivato insieme alle unità della Guardia Costiera francese. Un aereo da pattugliamento, decollato dalla base navale di Lann-Bihoué, sorvolò la zona per monitorare l'evoluzione dell'incendio e valutare il rischio di una massiccia fuoriuscita di carburante. Allo stesso tempo, tugboats e altre imbarcazioni di soccorso si diressero verso il punto critico, pronte a intervenire per contenere i possibili danni ambientali derivanti dalla dispersione di circa 2200 tonnellate di combustibile marino. Le operazioni di salvataggio si svolsero in condizioni estreme, visibilità ridotta dal fumo, onde alte e un clima inclemente. La HMS Argyll, sfruttando la sua esperienza e la sua manovrabilità, eseguì manovre precise per avvicinarsi al MV Grande America, facilitando il trasferimento in sicurezza dei 26 membri dell'equipaggio e dell'unico passeggero. Ogni comunicazione via radio, scandita da orari precisi, sottolineava l'urgenza di un intervento coordinato e la dedizione di tutte le forze coinvolte. Parallelamente, la cooperazione internazionale dimostrava il suo valore. Le forze francesi, con aerei, tugboats e squadre specializzate, si impegnavano per prevenire ulteriori rischi di inquinamento e per monitorare costantemente l'area circostante la nave in fiamme.
Il destino della Grande America si compie il 12 marzo 2019, quando, sopra le acque agitate della Bay of Biscay, la nave si abbandona all'inevitabile abisso, in un silenzio irreale, interrotto solo dal rumore delle onde e dal crepitio residuo delle fiamme. La nave affonda fino a raggiungere una profondità di quasi 4.660 metri, segnando il termine di un incubo marittimo. La tragedia non si limita alla scomparsa della nave. Il disastro ha conseguenze di vasta portata. L'affondamento ha provocato la fuoriuscita di circa 2.200 tonnellate di combustibile marino, creando una minaccia ambientale che si estende ben oltre il luogo dell'incidente. Le acque contaminate e i detriti galleggianti, tra cui frammenti di container e residui di veicoli, hanno sollevato preoccupazioni a livello internazionale, costringendo le autorità a monitorare con attenzione l'evoluzione dell'olio disperso e il rischio di inquinamento delle coste. Sul fronte umano, l'operazione di salvataggio, frutto della cooperazione tra le forze marittime britanniche, francesi e italiane, si è conclusa con successo, garantendo la salvezza dei 26 membri dell'equipaggio e dell'unico passeggero. Tuttavia, la tensione e l'angoscia vissute a bordo rimangono un ricordo indelebile, un monito della vulnerabilità umana di fronte a disastri di proporzioni così immani. Le indagini successive, pur dovendo confrontarsi con la mancanza dei dati vitali del VDR, hanno messo in luce come una serie di fattori, dall'errata gestione delle emergenze al possibile malfunzionamento dei sistemi elettrici, abbiano contribuito a trasformare un incidente isolato in una catastrofe che ha scosso l'intero settore del trasporto marittimo. Le conclusioni del rapporto non sono del tutto definitive, lasciando aperte ipotesi sulla doppia origine dell'incendio e sulle complesse dinamiche che hanno portato al collasso della nave. Con l'affondamento della Grande America, in totale si persero circa 2.000 veicoli, tra cui diversi modelli Audi destinati al mercato brasiliano, come A3, A5, Q7, RS4 e RS5. Ma la perdita più significativa riguardò proprio quelle 37 Porsche e in particolar modo 4 esemplari della 911 GT2 RS, un modello di alta gamma la cui produzione era stata ufficialmente interrotta nel febbraio del 2019. A seguito dell'incidente, Porsche inviò una lettera ufficiale ai clienti brasiliani coinvolti, informandoli che le loro vetture non sarebbero mai arrivate a destinazione. Il documento riportava quanto segue: «Siamo spiacenti di informarla che, a causa dell'incendio sulla nave Grande America, il suo veicolo non potrà essere consegnato. Tuttavia, considerata la sua fedeltà al marchio, Porsche ha deciso di riprendere la produzione della 911 GT2 RS in Germania. Il suo veicolo verrà prodotto ad aprile e sarà consegnato a giugno del 2019. In via eccezionale, Porsche decise quindi di riattivare temporaneamente la produzione della 911 GT2 RS nello stabilimento di Zuffenhausen, in Germania, per riprodurre e consegnare le unità perdute. Le nuove vetture sarebbero state realizzate nell'aprile del 2019 e consegnate ai clienti entro giugno dello stesso anno, rispettando l'ordine originario delle prenotazioni. Questa decisione, oltre a mantenere l'impegno con la clientela, sottolineò l'importanza della logistica marittima nel settore automobilistico, evidenziando le vulnerabilità legate al trasporto di merci di alto valore su lunghe distanze. Grazie di aver visto questo video. Ti ricordo che i video del nostro canale Incredibili Eventi escono ogni mercoledì e venerdì alle ore 15. Iscriviti al nostro canale per non perderti le nuove uscite. Grazie e a presto.